Amici YouTube, benvenuti e ben ritrovati sul canale Riparo Fai da Te. Perché buttare un asciugacapelli quando possiamo ricavare i componenti e conservarli? Questo è un asciugacapelli che non funziona più, si è bruciato, e quindi prima di buttare l'asciugacapelli possiamo utilizzare i ricambi su altri prodotti. Cosa possiamo prelevare da questi asciugacapelli? In primis il beccuccio, che è questo. Poi sicuramente il cavo di alimentazione ci può tornare utile. E poi andiamo ad aprire il nostro asciugacapelli. Vediamo cosa c'è di interessante all'interno da poter prelevare e conservare. Anche se l'asciugacapelli non è funzionante perché si è bruciata tutta la resistenza, però possiamo tranquillamente prelevare alcuni componenti e conservarli per una futura riparazione. Allora, sicuramente mi vado a conservare le viti, che possono tornare sempre utili. Il beccuccio, il cavo di alimentazione, adesso lo tagliamo. Ecco qua. Cavo tagliato, prelevato. Apriamo il nostro asciugacapelli, vediamo un attimino all'interno quali sono i componenti che possiamo utilizzare. Allora, sicuramente questo condensatore in poliestere ci può tornare utile. Ecco qua. I pulsanti, perché no? Anche i pulsanti possono tornare utili. Tutto quello che uno pensa di buttare invece può essere materiale di recupero, senza andare a spendere poi ulteriori soldi quando dobbiamo riparare un prodotto del genere. Togliamo questo, dove c'è il motore. Qui si è bruciata tutta la resistenza e il motore su questo phon, quindi è inutile andarlo a riparare perché ormai con un costo basso, con un 20-30 euro riusciamo ad acquistare comunque un phon decente, asciugacapelli decente. Anche queste due viti possono essere messe da parte e utilizzarli come materiale da riciclo. Ecco qui, ci può tornare utile questo diodo. Eccolo qua. Quindi diodo. Anche questo condensatore ci può tornare utile. Cercate di prelevare sempre i componenti, di fare attenzione che i componenti siano in buona salute. Ok, il resto lo si può tranquillamente cestinare. Qui ce ne sta un altro.
Ok, ora possiamo cestinare tutto il resto. Ok, cosa abbiamo recuperato da un phon che andava buttato? Abbiamo recuperato il cavo di alimentazione, che ci può tornare sempre utile su qualche apparecchiatura o su qualche progetto, i due pulsanti di accensione e di aumento della temperatura, un condensatore in poliestere, un diodo, eccolo qui, due condensatori e delle viti, eccoli qua, più il beccuccio. Con questo qui abbiamo già del materiale da recupero da poter utilizzare per riparare un altro prodotto o per creare altri progetti. Video breve ma utile. Se vi è piaciuto il video, come sempre lasciate un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video.